Aiuto! Aiuto! Sto preparando per uscire, per andare a fare la spesa e cercando tutta l'ispirazione per farvi questo video e parlare di questo discorso così impegnativo. Il clima a Londra è come il mio umore. Ieri ha nevicato tantissimo e oggi c'è il sole. Vado a fare la spesa e vi porto con me, così vi faccio vedere anche com'è fare la spesa con la Brompton e metterla dentro il carrello. Andiamo. Seguitemi qui su Instagram così potete guardare i miei stories. Era dal 2 gennaio, cioè era da 23 giorni che non uscivo in bicicletta. Vado a fare la cosa che più ci diverte oggi come oggi. Non mai avevo pensato che il divertimento, l'intrattenimento sarebbe andare a fare la spesa. Però così è. Andiamo. Oh mio Dio! Di solito faccio la spesa con il carrello più piccolo, però oggi ho la bicicletta, mi tocca mettere, devo prendere il carrello più grande. Metti la monetina, cassa. Fatta. Pronti, via. Vai dentro. Qui c'è il posto per sanitizzare il tuo carrello. Sono entrata qui al supermercato e è venuto già quello della security a dirmi che mi ha detto: ma sei una blogger? Mi ha detto: guarda che non potresti registrare. Ho detto: guarda che registro solo me stessa, non riprenderò nessuno. Allora sì, va bene. Sì, ho voglia di provare qualcosa di diverso. Allora passiamo nel reparto Polish. Prendo questo formaggio che non so di che cos'è, però è bello morbido, e c'era il fat e il semi fat. L'ho preso il fat. Poi qua c'è kosher. Io ho sempre voglia di assaggiare cose diverse. Cos'è questa roba? Smoked hot sweet. Non so, non c'è niente che mi ispira. Le olive qui a Londra secondo me costano carissime, quindi ne compro veramente raramente. Ne prendo carne, la carne qui costa poco. Ad esempio questa qua è 1,80, un pound 80, quando una di questa costa 2,50. Il pollo da 640 grammi, 3 pound e qualcosa. Sono uscita di casa abbastanza, diciamo, ispirata, però adesso sono arrivata qua e mi ha passato tutta la voglia. Compro delle cose essenziali che magari durano un po' di più e poi quando avrò voglia torno un'altra volta. Non ho preso tantissime cose perché sono in bicicletta, ho solo 2 borse, non posso prendere delle cose pesantissime. Adesso andiamo a casa e vorrei parlarvi di un discorso un po' particolare. Faccio una spesa che dura in base a 2-3 settimane, spendo sui 40-45 pound. Sono sola,
quindi il mangiare solo per me sì, io di solito non mi piace fare la spesa, ho sempre lavorato in ristorante, quindi non ho mai dovuto fare le spese, però adesso mi tocca e alla fine sinceramente è l'unico divertimento che abbiamo. Questa può pesare sui 10 kg, piena, e poi abbiamo anche questa. E andiamo a casa. Giorni fa in Brasile è venuto a fare un casino, una grande polemica a causa dell'ageismo. Ageismo, per chi non lo sa, perché io non lo sapevo fino a poco tempo fa, ageismo è discriminazione, preconcetto verso gli anziani. In Brasile noi lo chiamiamo anche etarismo, che è un sinonimo, e praticamente parla di preconcetto, discriminazione verso tutte le età, bambini con gli anziani, anziani con i bambini, adulti con gli adolescenti e così via. Io sono venuta alla conoscenza di questa parola, di questo tipo di discriminazione adesso a causa di questo avvenimento in Brasile e alla fine ho scoperto che sono stata vittima di ageismo, incredibile. Ho fatto una ricerca in internet per sapere più o meno quanti tipi di preconcetti di discriminazione ci sono nel mondo, quelli un po' più importanti, quelli più gravi, diciamo. Sono venuti più o meno 7 di quelli più famosi, diciamo, quelli più gravi. Abbiamo quelli più gravi, quelli più brutti, quelli più orrendi, il maschilismo, il sessismo, la misoginia. Scusa se dopo dico qualche parola un po' sbagliato, ho cercato di fare delle traduzioni in italiano e in portoghese e magari qualche sbaglio lo farò. Il razzismo, quello più brutto, quello che c'è dappertutto, quello che vedi in ogni angolo, in ogni posto, razzismo. Poi c'è anche il preconcetto, la discriminazione contro i poveri, cioè purtroppo in Brasile pieno. Xenofobia, etnocentrismo. Xenofobia è già successo anche a me e andiamo con la lista. Poi c'è anche la fattofobia, discriminazione contro le persone, quelle che hanno problemi di salute e sono più su di peso. Poi c'è l'omofobia, anche questa insieme al razzismo sono lì vicino vicino, fanno disastro in giro per il mondo. Poi c'è il bullismo e il cyberbullismo, che questo è anche molto triste, che ci soffrono tantissimi ragazzi giovani a scuola, online, in internet. Anche lì vengono fuori, questi ragazzi anche si uccidono, si tolgono la vita per colpa del bullismo e di cyberbullismo. Poi c'è anche l'intolleranza religiosa, che questa crea tantissime guerre in giro per il mondo. E quindi adesso sono venuta alla conoscenza anche dell'ageismo, che non mi era mai venuta in mente una cosa del genere, che però dopo, facendo i conti, ho capito che ho sofferto di questo tipo di discriminazione. Per fortuna qui a Londra è proibito, non possono negarti il lavoro a causa della tua età, quindi danno lavoro a tutti, sia a quello più giovane anche senza esperienza che a quelli più grandi come me. Quindi noi stiamo già vivendo un tempo così difficile, un tempo così triste con tutto quello che sta succedendo, senza parlare delle cose anche più gravi. Mi vengono in mente questi preconcetti, queste discriminazioni che purtroppo vorrei tanto che finissero. È bruttissimo. Io cerco sempre di essere positiva ed è per questo che non vengo mai fuori con questi argomenti qui, perché io voglio solo divertirvi, voglio solo parlarvi di cose belle. Però questo argomento ce l'avevo in mente da tanto tempo e volevo tanto discutere con voi. Commentate qui sotto se avete già sofferto ageismo, perché oggi voglio parlare di questo, che per me è una discriminazione
nuova nella mia testa. Sono molto interessata di sapere quanti di voi grandi come me che hanno sofferto e magari anche ragazzi giovani che magari non vengono ascoltati perché sai ci sono gli adulti, quelli un po' più arroganti, che dicono no, tu sei troppo giovane, non hai nessuna esperienza, tutto quello che tu dici per me sono cavolate. Quindi raccontatemi qui sotto nei commenti se avete già sofferto questo tipo di discriminazione. E allora proprio adesso che fortunatamente sto invecchiando sono venuta alla conoscenza di questo tipo di preconcetto. Sai, a volte le persone anche non si rendono conto, non sanno, però è come oggi non puoi più dire ah, guarda quei cinesi lì o guarda quella vecchia o guarda quel gruppo, cioè non si può più fare guarda quei gay, non si può più usare queste parole nel confronto di persone catalogando come se loro fossero diversi da te o da me o da noi. Noi siamo tutte persone uguali, quindi non dobbiamo identificarli come cinesi, anziani, bianchi, gialli, verdi, neri, cinesi o francesi. Siamo un po' più educati, cerchiamo di essere un po' più educati e cerchiamo solo di trasmettere amore e simpatia e empatia a tutte le persone per piacere. Se tu per caso hai uno di questa, ho fatto anche una lista qui, se tu per caso soffri di uno di questi tipi qua di preconcetti, per favore stai bene alla larga da me. È troppo triste pensare che ce ne sono ancora tante persone così nel mondo e che tanti anche di queste persone uccidono colpa della loro arroganza, credendo che tutti devono essere uguali a loro e che nessuno può essere diverso. Aiuto, aiuto. Oddio, aiuto, come diciamo in Brasile, ferma il pianeta che io voglio scendere. Quindi io ho già sofferto di xenofobia quando ero giovane in Italia. Adesso mi è capitato ageismo, sì, qui a Londra, e poi anche per mettere ancora, per aggiungere nella mia lista, ho sofferto di abuso domestico, che non so perché c'è questo nome abuso domestico, voglio proprio dire che quando ero piccola avevo un fidanzato che mi menava. Questo è un argomento molto importante, molto triste. Io penso che magari potrei aiutare molte donne raccontando la mia storia, la mia esperienza, come mi sentivo, cosa provavo e che tipo di aiuto abbiamo bisogno in questi casi. Se voi siete interessati, se pensate che possa essere un video interessante, che possa essere di molto aiuto, se volete sapere la mia storia, scrivete qua sotto nei commenti. Io non mi fa più male questo argomento, posso parlare tranquillamente, quindi per me sarà un piacere poter aiutarvi. Ci vediamo alla prossima, spero che il prossimo video possa essere un po' più leggero, un po' più divertente. Un bacio, ciao.